Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con la lettura di oggi voglio andare a vedere dei semplici messaggi per Natale, vediamo un po' che energie ci saranno intorno a quel periodo. Abbiamo due scelte, la prima scelta è questo angioletto che non si vede perché è quasi dello stesso colore, questo angioletto viola, mentre la seconda scelta è questo angioletto bianco. Quindi potete ascoltarne una o anche tutte e due, magari in ognuna c'è un messaggio che vi può essere utile. Ci vediamo nella vostra lettura. E benvenute alle persone che hanno scelto l'angioletto viola. Andiamo a vedere un oracolo in apertura per vedere che tipo di energia ci sarà intorno al periodo di Natale. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Ok. Se poi volete contattarmi trovate la mia mail sotto nella descrizione del video. Allora, abbiamo la carta numero 43, conoscenza profonda, e la carta numero 7, al mare. E anche questa carta a me parla di profondità, di quello che c'è sotto la superficie. Quindi suppongo che ci saranno dinamiche che vi faranno, che vi insegneranno a conoscervi meglio, a conoscere la motivazione profonda di certi vostri atteggiamenti. Mi parlano di meccanismi di difesa. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta questo messaggio. Andiamo a vedere queste energie come si svilupperanno. Abbiamo un 7 di coppe al contrario, abbiamo un re di coppe, la carta della morte, un 3 di spade. Quante se ne sono girate? Prendo solo quelle che si sono girate. La sacerdotessa è un re di pentacoli. Al contrario. Ragazzi, qui ho la sensazione che ci sia bisogno di fare un lavoro interno, un lavoro di introspezione, un lavoro di conoscenza profonda. Quello che vi dico è che state sottovalutando un pochettino alcune possibilità che vi si potrebbero presentare nel periodo di Natale. Potrebbero riguardare una persona o il legame che potrebbe nascere con qualcuno. Qui quello di cui c'è bisogno è un rinnovamento nel vostro modo di pensare o anche nel vostro modo di porvi nei confronti degli altri, ok? Vi dico che avendo comunque questo 3 di spade c'è ancora qualche tipo di ferita dentro, a livello emotivo, nel profondo, che è ancora aperta. Può essere dovuta a questo re di coppe, quindi un padre o la persona di interesse. Potrebbe semplicemente essere che in questo periodo ci siano dei confronti con un'altra persona che vi portino semplicemente a lasciare andare certe dinamiche perché imparate a conoscervi meglio. Quindi se fino ad adesso vi eravate ostinati a vedere un certo tipo di persona o di relazione in un certo modo, acquisendo una maggior consapevolezza di come siete voi dentro, riuscite anche a tagliare quello che non serve più e quello che vi faceva star male, ok? Vi dico, avendo poi anche la sacerdotessa e il re di pentacoli, qui si parla di una sorta di riequilibrio di quello che è il divino maschile e il divino femminile. In questo caso sento il divino femminile, quindi il lato emotivo, e anche qui abbiamo le coppe al rovescio, molto 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 presente. Anche qui è come se si stesse facendo un lavoro di zone d'ombra, un lavoro di introspezione, un lavoro di autoresponsabilizzazione. Però in realtà manca un po' di strutture in quello che è questo lavoro, cioè è un po' come il ok, succede questo, ok, mi comporto così, ok, prendete i dati, ma fondamentalmente non riuscite a metterli insieme per trovare un filo logico, un filo comune.
ho la sensazione che sia un po' questo il senso, ma l'evoluzione che ci sarà in questo periodo, la rinascita, perché anche in questo mazzo la morte viene chiamata rinascita, sarà notevole, insomma, sarà proprio da un punto di vista interno, interiore. Andiamo a vedere con Osho quello che si vede, quello che non si vede di questo movimento energetico. Comprensione e avventura. Ragazzi, sono due fanti. Ho l'impressione che qui qualcuno stia maturando. È quella la presa di consapevolezza, e anche con il re di coppe è quello l'obiettivo, si va verso la maturità, o che sia di voi come persona o che sia di una determinata relazione o situazione. Però qui con questi due fanti, anche questo è un fante di bastoni, lo chiama avventura Osho. Si tratta di ritrovare l'entusiasmo, si tratta di capire. Per qualcuno mi viene da dire dove vi siete spenti, a che punto della vostra vita non avete più, avete smesso di guardare le altre opzioni, a che punto della vostra vita avete iniziato a mm, chiudervi, no, però a rimpicciolirvi, mi viene da dire. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere un oracolo degli angeli del cuore. Vediamo cos'altro vi riesco a dire. Dipendenza reciproca e anima gemella. Wow! Allora, questa parla di situazioni di dipendenza che stanno condizionando la vita sentimentale, ragazzi. E qui è per quello che probabilmente c'è bisogno di questa morte, di questo taglio, ed è per quello che probabilmente qualcuno non vede possibilità alternative. Però la conoscenza profonda vi dà anche la possibilità di prendere consapevolezza del perché siete dipendenti, cosa vi manca, cosa avete paura che vi portino via. E poi qui abbiamo anima gemella, questa persona è proprio la tua anima gemella, quindi se siete già in una relazione, io credo che questa persona sia arrivata nella vostra vita proprio per insegnarvi l'indipendenza, perché qui abbiamo la dipendenza reciproca. E probabilmente anche voi potreste o potete insegnare l'indipendenza all'altra persona, perché qui la dipendenza è reciproca. Difatti anche con questo re di pentacoli al contrario manca una sorta di potere personale. Va bene, andiamo a vedere con le fatine. Leggerezza, e questa carta dice un po' di non essere sempre gravi o seriosi. Essere seriosi non vuol dire non essere seri, cioè sono due cose diverse. Forse mi sono un po' incastrata con l'italiano. Va bene. Comunque, essere seri, si può essere una persona seria anche dicendo le cose ridendo, ma avere un certo grado di serietà. Essere seriosi è quella persona che non ride mai, fondamentalmente, è sempre, non dico imbronciata, però seria. E qui parla di prendere anche le cose con un po' più di leggerezza. E poi abbiamo equanimità, che è una carta che fa riferimento al portare in equilibrio due o più situazioni, emozioni, idee. Qui è un po' con la sacerdotessa è un po' questo, no? Il riequilibrare questa dualità anche. Va bene, un ultimo oracolo da parte di questo mazzo gigantesco, che non uso spesso in realtà, ma eh, mi sembra ideale per questa lettura di Natale. Perfetto, vediamo che carte sono uscite. Allora, l'amore è la chiave che apre tutte le porte. Perché non usarla? Girala e stai a vedere. Ti dischiuderà una nuova vita, una vita colma di gioia e di felicità.
perché quando l'amore emana da te nella vita di chi ti circonda, porta con sé la trasformazione. L'amore attira amore. Bella. La seconda, io sono la vita, io sono dentro di te, io vivo, mi evolvo in te. Dov'è il mio essere? Io sono infinito. Tu sei uno con me, sei uno con tutta la vita. Mi viene in mente la legge di non dualità, ragazzi. Tutti siamo uno. Siamo una coscienza collettiva, no? Arriviamo tutti dalla stessa scintilla divina. Io sono dentro di te un po' questo, il fatto che ognuno di noi ha un po' di Dio, un po' di questa scintilla divina dentro di noi, no? Ne abbiamo un'altra. Nella quiete penetra nel luogo segreto all'interno del tuo essere. Qui sei in pace e ascolta. Senti il calore dell'amore sgorgare in te. Odi le parole, amatevi l'un l'altro. Dà la precedenza a ciò che è prioritario, dopodiché tutto il resto ti sarà dato in sovrappiù. Quieto e fiducioso attendi. Sappi che tutto va per il meglio e funziona in modo perfetto. Qui è sempre quello che si dice un po' che è l'universo che ci guida e che ci, diciamo, mette davanti situazioni che sono di apprendimento per la nostra anima e tutto va per il meglio, è tutto perfetto così com'è, come dicono anche i buddisti. L'ultima è: quando un bambino inizia a camminare, ci vogliono parecchi passi esitanti perché possa incominciare a sentirsi più sicuro. Quando la sua fiducia aumenta, la sua andatura diviene più stabile, finché riesce a camminare senza incespicare. Poi impara a correre, a saltare, ma sempre tappa dopo tappa. Così è per la fede. Va costruita gradualmente, non viene tutta in una volta. Sii paziente e non mollare. Anche questo è un bellissimo messaggio. Io, ragazzi, spero che comunque la lettura vi possa essere stata utile e vi abbia dato degli spunti, insomma, per pensare, per riflettere. Sento che comunque qui le energie, sono da centrare verso voi stessi e verso l'indipendenza in quello che è questa relazione o questa situazione, un passo alla volta, ok? E state tranquilli perché tutto quello che succede per un motivo. Io vi auguro buon Natale, che possiate davvero trascorrerlo in gioia, armonia e in abbondanza. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto l'angioletto bianco. Andiamo a vedere un messaggio iniziale da questi oracoli e poi andiamo a vedere come saranno le energie e qual è il messaggio per il periodo di Natale. Pronti? Wow! Carta numero 48, periodo di inizi, periodo di preparazione, diciamo di termine di preparazione, perché ormai l'energia è quella, siete pronti, pronti per fare il salto, pronti per staccarvi dalla tribù dove siete vissuti fino adesso o da quello che è il gruppo di amici, o siete pronti per intraprendere questo nuovo percorso di vita, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'altra lettura. Ok, allora abbiamo un cavaliere di bastoni, un cavaliere di pentacoli, un 5 di coppe al contrario, un 2 di pentacoli al contrario, un 8 di coppe, no scusate, 2 di pentacoli al dritto, un 8 di coppe, la carta della forza e un 9 di spade. Allora, diciamo che qui ragazzi vedo nettamente due energie, perché abbiamo due cavalieri e un 2 di pentacoli. Quindi vi dico che potrebbero esserci due persone che vi ronzeranno intorno in questo periodo.
Sento fortemente che potrebbe essere una stesa da un punto di vista, diciamo, romantico o verso qualche tipo di scelta, spostamento o questione che ha, diciamo, due piatti della bilancia che pesano fortemente, nel senso che con il cavaliere di bastoni c'è un'energia assolutamente dinamica di qualcuno che è pieno di entusiasmo, che vuole andare avanti in questo tipo di percorso molto velocemente anche, devo dire, mentre il cavaliere di pentacoli è un'energia molto lenta, prudente. Quindi in realtà potrebbe anche essere che andrete a conoscere una persona molto passionale dove però sentirete l'esigenza di fare un passo alla volta nella conoscenza di questa relazione. Se per caso non aveste due persone, non conosceste due persone diverse nel periodo di Natale, ne conosceste una sola, sento che è un po' più così, è un po' più il ok, vedo che io tecnicamente potrei essere pronto per una nuova relazione, per un nuovo passo in avanti, ma voglio comunque prendermi i miei tempi ed essere appunto prudente perché c'è la paura di pentirsi di fare qualche cosa fondamentalmente. Qui abbiamo il 2 di Pentacoli che parla appunto di una persona che sta cercando di tenere in piedi due situazioni, oppure è anche una carta che fa riferimento ai cicli karmici che si ripetono. E qui con l'otto di coppe sento che qualcuno, con queste due carte in realtà, l'otto di coppe e la forza, c'è bisogno di fare uno spostamento, di prendere una decisione, di lasciarsi indietro quelle che sono le paure del passato fondamentalmente, ragazzi, perché il 9 di spade è qualcuno che vive ancora nel ricordo del dolore, cioè sta vivendo nel dolore perché ancora vive nel passato, ecco, forse così è detta un pochettino meglio. Però guardate, in realtà la carta della forza è una carta molto bella, è una carta che parla di espansione, una carta espansione del cuore soprattutto, io lo sento molto collegata col terzo e quarto chakra, potere personale, coraggio, forza di volontà, forza morale, è una carta di virtù. Quindi vi sento propensi a uscire da questo 2 di pentacoli, da questa serie di cicli, ehm, mi verrebbe da dire di vuoto emotivo, però probabilmente perché non avete incontrato la persona giusta per voi fino a questo momento. Se per caso aveste una relazione da molto tempo, sento che c'è bisogno di un cambio, ok? È una presa di posizione da parte vostra. Quando c'è la forza c'è sempre bisogno di fare una scelta con coraggio, di far leva sulla vostra forza di volontà per uscire da un determinato tipo di questione, di sentimento, di emozione. Andiamo a vedere con Osho cos'è che non si vede di questa situazione e che cosa si vede. Sì, guardate, questo Cavaliere di Pentacoli si può riassumere con queste due carte. Nel senso che è un'energia molto lenta, molto prudente, come vi dicevo, però appunto qui abbiamo quello che apparentemente dall'esterno può sembrare come una sorta di pigrizia, in realtà dall'interno è vista come una solitudine, è un po' come se vi sentiste da soli nell'affrontare questo tipo di percorso, questa scelta, questo movimento di cui ci parla la forza. In realtà avere la carta dell'eremita è una bellissima carta, è un numero 9 innanzitutto, è una carta di iniziazione e oltretutto è una carta che ci dice che avete tutte l'esperienza, le conoscenze necessarie per affrontare questo tipo di scelta, questo tipo di percorso da soli. L'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita, in effetti l'energia è quella. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli angeli del cuore e poi ancora un paio di oracoli da estrarre. Vediamo cosa riesco a dirvi di più. Nel caso foste single, vi dico che queste due carte un po' è quello che ho detto prima, rispecchiano il fatto che da fuori in realtà sembriate pigri e in realtà dentro vi sentiate soli, nel senso che perché ci sono quelle volte dove, o magari quelle compagnie dove iniziate a frequentarle
le persone sono un po' chiuse, quindi non fanno vedere un sé reale, non si aprono neanche molto e a voi avete l'impressione di non avere niente da condividere con queste persone, invece poi magari è solo questione di tempo, di dare il tempo a tutti quanti, a voi e a loro, soprattutto se state entrando in una nuova compagnia, ehm, di aprirsi, di conoscervi. Wow, un nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti e lo mettiamo qui vicino a questo cavaliere di bastoni. E poi, wow, ragazzi, e poi abbiamo vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Prendete il coraggio a quattro mani, lasciate indietro il passato, staccatevi da quel vuoto emotivo che avete vissuto fino ad adesso, uscite da quel ciclo karmico di scarsità dentro il quale eravate perché vi aspetta il vero amore. Ma che bello! Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine. Vediamo un ultimo consiglio. Un ultimo no, perché c'è ancora un oracolo. Riflessione. Interessante, perché sia l'otto di coppe che la carta dell'eremita sono carte di introspezione. Credo che qui abbiate come compito, diciamo così, di farvi delle domande, di chiedervi che cosa è importante per voi, cosa vi serve per sentirvi appagati, felici, che cosa volete voi dall'amore, come vedete voi il vero amore o cose di questo genere. Ok, andiamo a vedere ancora qualche messaggio da parte di questo oracolo. Sono le carte di Findor, delle meditazioni di Findor. Sono, diciamo, messaggi canalizzati su cui meditare, ok? Andiamo a vedere. Ok. Eleva la tua coscienza e realizza d'essere senza età, giovane come il tempo e vecchio come l'eternità. Se vivi pienamente e meravigliosamente nel qui e ora, eternamente presente, sei sempre giovane come il presente. Costantemente rinasci in spirito ed in verità. In questa vita spirituale non puoi rimanere statico. Il viaggio interiore dell'eremita dell'otto di coppe. Ve la metto qui sotto. Poi abbiamo riposati nel mio amore e sentine la forza. Qui si intende l'amore di Dio, o dell'universo, o di chi, insomma, dell'entità in cui voi credete. Sentilo fluire libero in ogni cellula del tuo corpo, portando con sé l'unità. Quando prendi coscienza di quest'unità, tutto nella tua vita si sistema al giusto posto, in assoluta perfezione. Qui rimanda al tutti siamo uno, tutti arriviamo dalla stessa scintilla divina. E poi abbiamo rifletti sulla parola adesso. Anche qui avevate il qui e ora. Il segreto di una via gioiosa, armoniosa, soddisfacente si rivela ai tuoi occhi non appena accetti il fatto che solo il presente esiste. L'adesso è l'unico tempo esistente. Non soffermarti più sul passato e non andare in cerca di un qualche bene futuro. Risveglia la coscienza al meraviglioso presente, colmo di tutta la bontà divina e accettalo integralmente. Wow, sono frasi molto profonde. Spero che vi siano state d'aiuto, spero che la lettura vi sia stata d'aiuto. Se apprezzate il mio lavoro potete farmelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, un'iscrizione. Io vi auguro un felice, abbondante e sereno Natale. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!